Grazie intanto e benvenuti a nome di Enave, Ente Navale Europeo. Siamo un organismo notificato, operiamo per la direttiva 2013-53 per le unità da diporto e quindi facciamo sia marcature CE che visite di sicurezza sulle unità da diporto battenti bandiera italiana. Appunto, io mi chiamo Alessandro Suardi, sono responsabile della struttura di valutazione di Enave per la parte navale. Con noi c'è Lorenzo Pennacchioni che si occupa della segreteria tecnica, una delle nostre prime linee per quanto riguarda questo tipo di visite. E direi che partiamo senza ulteriori indugi, visto che forse di questo articolo 26 se ne è già parlato anche troppo e il nostro obiettivo è che possiate lasciare questo piccolo appuntamento con le idee un po' più chiare su quello che si sta preparando per i prossimi giorni. Benissimo, un minimo di contenuti, la rilevanza e l'impatto dell'articolo 26 ter del Codice della Nautica, poi parleremo del campo di applicazione, poi parleremo di che cos'è l'attestazione, passeremo in rassegna i contenuti della visita tecnica e parleremo del risultato della verifica e di qual è il valore per l'armatore. L'articolo 26 ter nasce diciamo all'inizio di quest'anno, all'inizio del 2026, con un disegno di legge, valorizzazione di risorsa mare, e risponde alla diffusione di unità da diporto estere gestite da italiani nelle acque nazionali. Questo quindi è lo spirito della norma, che impone un controllo manutentivo per evitare rischi di incendi, affondamenti o sversamenti in mare. Questo perché le barche di bandiera estera non sono sottoposte ai controlli periodici e quindi appunto il legislatore ha voluto tutelare l'ambiente marino facendo i controlli almeno sulle unità che può controllare. L'organismo notificato, come Enave, fornisce meramente supporto tecnico qualificato, traducendo la norma in controlli pratici. Quindi, come già sulla falsariga delle altre visite che Enave già fa, i tecnici di Enave faranno delle visite a bordo relativamente ai soli aspetti tecnici. Enave non può e non deve fornire opinioni sulla legittimità del provvedimento, cioè ci limitiamo al lato operativo e tecnico, ovviamente. È un provvedimento che è stato molto contestato da più parti, ma né questo nostro incontro di oggi, né in generale i tecnici Enave sono nella posizione, e neanche forse ne hanno le competenze legali, non lo so, di poter offrire pareri sulla legittimità o meno o sull'applicabilità o meno di questo articolo. Enave ha deciso di attendere le indicazioni da parte del Ministero competente, che per quanto riguarda il Ministero dei Trasporti, e quindi essendo uscita venerdì scorso una comunicazione di questo tipo, dandoci le indicazioni operative e tecniche per poter cominciare ad emettere gli attestati, ecco che Enave comincia la sua attività. Una corretta manutenzione è la base di qualsiasi navigazione sicura per sé e per la propria famiglia ed Enave è al vostro fianco per questo. Questa è la mission di Enave. L'interesse è la sicurezza della navigazione, sempre. Quindi il tecnico di Enave che sarà a bordo con voi è un esperto che potrà darvi il suo parere su come vivere la vostra barca. Questo perché? Perché non capita spesso di avere una persona esperta di diporto a bordo e noi come nave cerchiamo sempre di eh, far valere quel momento di avere un tecnico a bordo per io stesso quando sono armatore, quando ho una persona competente a bordo lo tempesto di domande proprio perché voglio sfruttare il fatto di averlo lì e di approfittare della sua professionalità. Che cos'è un organismo notificato? Enave appunto verifica tecnicamente in modo indipendente le unità da diporto secondo la direttiva 2013-53. Cosa vuol dire in modo indipendente? Vuol dire che noi non siamo né alle dipendenze di chi eh, scrive le norme, perché noi le applichiamo tecnicamente, e non siamo nemmeno dipendenti di chi ci incarica, perché il nostro incarico appunto deve essere libero dal condizionamento. L'approccio di Enave è pragmatico e orientato alla sicurezza reale, concentrandosi sugli impianti critici per prevenire rischi effettivi. E questo nello spirito del 26 ter e in generale nella mission aziendale di Nave.
Naves fornisce supporto tecnico agli armatori spiegando criticità e rischi per prevenire problemi operativi e assicurativi. Nave infatti nella sua mission vuole avere come punto di riferimento, essere punto di riferimento per la nautica da diporto, quindi vorremmo che, come già accade in parte per chi ci conosce, gli armatori si sentissero liberi di consultare Nave per qualsiasi dubbio venisse sulla sicurezza e l'operatività delle vostre barche, insomma, delle proprie barche. Per esempio, se avete modificato in modo rilevante la vostra barca, potete segnalarlo ad Enave durante questa visita e vi indicheremo il modo migliore per tutelare voi, la copertura assicurativa e il valore della barca. Questo perché molto spesso nella operatività, insomma, come dire, nella vita della barca, qualsiasi armatore ha il piacere di personalizzarsi un po' la barca, installando componenti o modificando la barca da come l'ha trovata. Quindi vi esortiamo a utilizzare questa visita per fare un po' un check di tutte le modifiche che avete fatto negli anni e assieme al tecnico poter valutare se queste hanno un impatto sulla parte assicurativa o sul valore della barca. Insomma, il tecnico è lì, deve fare dei controlli che sono quelli previsti dall'articolo 26 ter, ma fagli 2 domande in più, non succede certamente niente. Il tecnico in nave non si occuperà poi della correttezza dei vostri documenti di bandiera, questo resterà un obbligo a vostro carico. Facciamoci subito un esempio pratico. Se sulla licenza di navigazione o comunque sul documento di bandiera che avete della bandiera della vostra barca, non verificheremo per esempio la corrispondenza del matricola dei motori tra il documento e l'effettivo motore. Ne verificheremo solo potenza, taglia, in modo che non ci siano problemi dal punto di vista della sicurezza della navigazione. Però se il vostro documento di bandiera, per esempio, riporta un errore sulle matricole, questo rimane agli armatori doversene prendere cura, ovviamente, perché non è un controllo di bandiera e siamo lì per valutare solo lo stato manutentivo dell'unità. Richiedendo la visita, ovviamente, autorizzate Enave a operare a bordo ai soli fini dell'attestazione prevista. Quindi un tecnico salirà a bordo della vostra barca con voi o con un vostro incaricato e procederemo a fare i controlli che sono necessari e che sono previsti. A chi si applica? Come sappiamo, si applica a unità da diporto fino a 24 metri di lunghezza, che battono bandiera estera, che si trovano nelle acque italiane e il cui proprietario sia cittadino italiano o persona giuridica residente in Italia. L'armatore deve verificare la validità della documentazione di bandiera o richiedere l'attestazione di nave. Ci sono dei casi in cui alcune bandiere prevedono controlli che possono essere equivalenti. Sfortunatamente al momento non è stato ancora fatto un elenco preciso di quali documenti possono essere ritenuti equivalenti e è carico, è lasciato a ciascun armatore verificare la validità di questo documento e l'equivalenza di questo documento. Inoltre, nelle recenti comunicazioni, per chi avesse ancora un documento, un attestato di idoneità valido italiano, perché magari il passaggio a nuova bandiera è avvenuto da poco, da meno della durata dell'ultimo attestato, l'attestato può ritenersi ancora valido, per esempio. Io vado avanti finché non vedo domande. Per quanto riguarda la definizione dell'attestazione, l'attestazione non è una certificazione di sicurezza e non sostituisce i certificati ufficiali dello Stato di bandiera. Quindi la bandiera scelta da ciascuno di voi rimane l'unica titolata ad emettere certificazioni di sicurezza e la verifica si concentra solo sugli aspetti concreti e osservabili che garantiscono l'efficienza degli impianti e l'integrità dell'unità. L'attestazione, man mano che verrà rilasciata, avrà validità quinquennale e deve essere conservata a bordo senza necessità di invio alle autorità. Essendo un documento unico, il nostro consiglio per la circolazione tra i porti nazionali è sempre di utilizzare una copia autenticata. Potete fare autenticare questo documento, tenervene a bordo una copia autenticata che è sempre valida tra i porti nazionali e così avrete insomma, un'ancora di salvataggio, o come usiamo dire,
un documento di rispetto qualora dovesse smarrirsi o deteriorarsi. Ambiti principali. Chiaramente passiamo ora in rassegna quali saranno i punti principali che i nostri tecnici osserveranno e valuteranno sulle vostre barche. Anche qui spazio a tutte le domande che desiderate. L'impianto elettrico è spesso oggetto di rimaneggiamenti, aggiunte o scarsa manutenzione ed è la principale causa di incendi a bordo. Quindi, in particolare, se avete fatto delle modifiche all'impianto elettrico, rimaneggiamenti, sistemazioni, rendetene partecipe il tecnico in modo che insieme potrete valutare se ci sono delle criticità che vanno valutate. Chiaramente il tecnico è lì per voi e con voi, non è che è un controllo di polizia, quindi il tecnico è lì proprio per vedere con voi se il vostro impianto elettrico non presenta rischi potenziali, come dice l'articolo 26 ter. In particolare si faccia estrema attenzione alle migliorie, quindi sostituzione di alternatori, batterie, caricabatterie, tutto quanto può essere una parte di potenza che potrebbe portare a malfunzionamenti, quindi grande attenzione a questo. L'impianto del gas ovviamente è la principale fonte di esplosioni nelle barche da diporto, quindi anche qui sicuramente la validità, per esempio, del tubo in gomma dalla bombola all'inizio del tratto rigido del ramo di distribuzione e dalla fine del tratto rigido del ramo di distribuzione al fornello, comprese le valvole, sarà certamente oggetto di controllo, questo è evidente. Le vie d'acqua più comunemente sono valvole o componenti difettosi, quindi verranno testate le prese a mare, quindi premuratevi di testarle una ad una prima, magari della visita, in modo che verificheremo che l'unità ha delle prese a mare che sono idonee, funzionano. Chiaramente altre vie d'acqua sono gli assi elica, l'asse o gli assi elica e l'asse o gli assi timoni. Quindi anche lì le tenute verranno controllate e ispezionate per quanto possibile. Lo sversamento di liquidi inquinanti è 99 volte su 100 dalla sentina, ovviamente è difficile che lo sversamento accada direttamente da altre parti. Quindi la sentina dovrà essere pulita quanto più possibile, soprattutto quella sotto al motore, e quella sotto il motore è meglio se è isolata dal resto delle altre sentine, così eventuali oli o liquidi, fluidi di lavoro del motore che dovessero versarsi nella vasca sotto al motore potranno rimanere confinati lì e non andare alla pompa di sentina, alla ghiotta della pompa di sentina, magari lasciata in automatico. Esistono anche dei filtri, se volete installarne, che con pochissime 5 parti per milione, 10 parti per milione, possono filtrare le parti oleose delle sentine e buttare in mare solo l'acqua pulita. Quindi che sia questo anche un modo per conoscere queste tecnologie. Gli urti e gli incagli sono dovuti più sovente a problemi propulsivi e agli organi di governo che errori di manovra. Quindi valuteremo con voi se gli organi propulsivi e gli organi di governo sono funzionanti. Chiaramente in base alle caratteristiche dei controlli e alle caratteristiche della barca cercheremo di fare i controlli che sono i minimi possibili col massimo rendimento possibile. Quindi anche qui l'accessibilità, per esempio, del sistema ghiaccio timone frenelli o sistema di timoneria, tanto più ci preparate il gavone libero e pulito, tanto più è facile ficcare la testa là dentro e vedere come è fatto il sistema di trasmissione della manovrabilità, per esempio. Lo stato dell'impianto di sentina, come dicevamo, e la pulizia delle stesse può essere di grande pregiudizio all'efficienza del sistema di esaurimento. Quindi il fatto che una sentina sia sporca, magari ci siano cartoni con ricambi o viveri che possono sciogliersi e intasare i filtri della pompa di sentina, chiaramente una pompa di sentina intasata non è efficiente e può dare problemi. Il risultato della verifica
e il valore dell'armatore. Che cosa otterrete alla fine di questo procedimento, oltre a un attestato chiaramente? L'attestazione viene rilasciata da ENAVE con validità quinquennale e deve essere conservata a bordo dell'unità, come dicevamo, per eventuali controlli. Considerare l'attestazione solo come una formalità burocratica fa sprecare l'occasione di avere a bordo un tecnico qualificato che può osservare con competenza e indipendenza lo stato dell'unità. Io credo che ciascuno di noi armatori abbia il piacere di navigare su una barca in ordine il più sicura possibile, visto che nella barca mettiamo i nostri momenti di svago, e avere a bordo un tecnico può essere una grandissima occasione per dare un occhio terzo alla barca, come dicevamo. Questo controllo periodico può contribuire a mantenere una barca sicura, una sicura operatività, ma anche un valore nel tempo alla unità, perché chiaramente in caso di compravendita una unità che è appena stata visitata da un tecnico terzo sarà certamente più valorizzabile di un'unità che non lo è stato fatto. Quindi ecco che anche qui ci può essere un'ulteriore valorizzazione dell'occasione che l'articolo 26 ter ci ha portato a considerare. Per il momento noi vi ringraziamo per l'attenzione, queste erano le cose che volevamo raccontarvi, il nostro intento, e siamo disponibili per qualsiasi domanda, sia operativa che assolutamente tecnica. E per qualsiasi altra cosa potete scrivere a segreteria@enave.it, è sempre disponibile. Se qualcuno volesse richiedere l'intervento di un nostro tecnico a bordo, può scrivere a segreteria@enave.it inviando i documenti della barca e i propri documenti personali. Vi faremo un preventivo, sceglieremo insieme il tecnico più vicino e il tecnico più disponibile e possiamo fare la visita. Quindi segreteria@enave.it con documenti della barca, i documenti di bandiera e i documenti dell'armatore come minimo o dell'armatrice come minimo. Allora, prima domanda di Sergio. È possibile quindi prenotare una visita ispettiva? Certamente Sergio, grazie per la domanda. ENAVE ha una rete di tecnici sul territorio nazionale, insomma, diverse decine, e quindi su Marina di Grosseto abbiamo un tecnico, segreteria@enave.it, e può venire da voi il prima possibile e assolutamente possiamo già organizzare la visita e alla fine della quale, se con esito positivo, ci sarà il rilascio dell'attestato, certo. Quindi confermate che non sono oggetto di verifica e attestazione in nessun modo le dotazioni di sicurezza, estintori e zattra di sicurezza inclusi. Le dotazioni di sicurezza sono responsabilità dell'armatore nei confronti dell'autorità di bandiera. Quindi l'autorità di bandiera può imporre un elenco lungo quanto crede riguardo le dotazioni di sicurezza e l'armatore ne è responsabile civilmente e penalmente. Noi ci occuperemo solo dello stato manutentivo come chiarito dal Ministero ed è per questo che fino ad adesso non abbiamo fatto visite, non abbiamo rilasciato attestati e se avete dei dubbi potete consultare il nostro tecnico o anche consultare liberamente l'ACP, la Capitaneria di Porto, che decisamente saprà darvi manforte su che cosa controlleranno in caso di controllo da parte loro. Fabio, cosa succede se per uno o due dei vari aspetti controllati ci fosse una criticità? Viene dato tempo per adeguarsi, si richiede una seconda visita. Allora, per quanto riguarda la seconda visita, anche la comunicazione che è uscita da parte del Ministero è abbastanza chiara, nel senso che noi possiamo fare la visita nello stato in cui si trova l'unità. Chiaramente la nostra indicazione è quanto più possibile, se è possibile per voi, di vedere la barca a secco, perché vi tutela di più e possiamo vedere più parti insieme. Se la barca si trova in galleggiamento è possibile svolgere la visita anche in galleggiamento. Qualora ci fossero uno o più criticità, ci si accorda con il tecnico operativo e con il cantiere di riferimento per risolverle, o il tecnico operativo si trova a passare nuovamente, o è necessario calendarizzare un'altra visita, o è necessario tirare in secca una barca che magari è stata vista a secco, che è stata vista, scusatemi, in acqua, e il tecnico può assolutamente concordare con voi una seconda visita se necessario e
e risolvere le criticità, avrete tutto il tempo per risolvere le criticità necessarie. Se lo desiderate, potete scrivere a segreteria@nave.it e vi possiamo mandare un documento di preparazione alla visita, perché comunque è una cosa che facciamo regolarmente. Perfetto, sto leggendo Sergio, perfetto, grazie. Ho letto da qualche parte che ai fini delle eventuali sanzioni è sufficiente per una prenotazione di una visita. Questo ci mette anche in tranquillità per un'eventuale uscita di questo periodo. I nostri tecnici sono disponibili da subito, Sergio, quindi se pianifichiamo una visita, io ritengo che nei prossimi giorni possiamo già farla. Chiaramente tra la visita e l'attestato può passare qualche giorno, ma possiamo anche, insomma, la visita, se comunque ha avuto un esito positivo, eh, certamente è possibile circolare perché appunto la visita è stata effettuata. Giorgio, l'attestato è un documento digitale o cartaceo? Le nostre procedure e fortunatamente la dematerializzazione della pubblica amministrazione ci consentono di fare dei documenti digitali, però chiaramente io, come faccio da armatore per il certificato di assicurazione RC, preferisco avere la copia cartacea a bordo. Quindi Giorgio, il nostro grande consiglio è avere una copia cartacea a bordo. Comunque sono possibili entrambe le forme, sia documento cartaceo che documento originale. Ottolenghi, non ho capito, se venite è prenotata ma non è ancora realizzata, sia a rischio di contravvenzione? Se la visita è prenotata non è stata effettuata, quindi il nostro consiglio è di effettuare la visita il prima possibile, tant'è vero che noi già da diverse settimane avevamo attivato la possibilità di effettuare le visite pur senza rilasciare gli attestati. Adesso è possibile visita e attestato contemporaneamente, cioè contemporaneamente a seguire l'uno all'altro, quindi non so rispondere se tutte le forze di polizia che ci sono nel nostro mare con la prenotazione della visita non faranno la contravvenzione. Sfortunatamente questo non attiene al campo di controllo di Enave e quindi spero di no, però non abbiamo indicazioni in merito e sfortunatamente l'amministrazione non ci ha fornito queste informazioni. Quindi se volete uscire, io per esempio vi posso consigliare di scrivere alla CP e dire io ho prenotato una visita per sto uscendo, sto facendo queste cose, posso navigare oppure no? E sarà la CP che potrà descrivere questo caso, per esempio. Noemi, confermo che la visita si può fare in acqua a meno di criticità riguardanti l'opera viva. La barca, la comunicazione del Ministero ha chiarito che è possibile fare una prima visita in acqua e se non sono rilevate criticità da parte del tecnico non è necessario procedere con la visita a secco. Confermo, confermo. Attilio, buongiorno, sono iniziati i controlli. Allora, per quanto riguarda i controlli, noi abbiamo da notizie di stampa che alcuni corpi di polizia fanno controlli e altri non ancora. Il Ministero non ha diffuso nessuna circolare per quanto riguarda i controlli, o se quantomeno non l'ha diffusa noi. E chiaramente i ministeri sono di ministeri diversi, perché le forze di polizia dipendono da ministeri diversi. Quindi Enave si occupa della parte squisitamente tecnica e di visite, sfortunatamente per quanto riguarda i controlli, come dicevo, noi ne sappiamo quanto voi. Sergio, grazie per l'efficienza, va bene, grazie, grazie a voi per essere qua. Esattamente, anche noi siamo contenti di poter sapere finalmente come mettersi in regola. Sergio, devo dire che è stato un periodo abbastanza complicato, anche perché le notizie si rincorrevano. Chiaramente i social hanno fatto la loro parte e l'invito di Enave è sempre di affidarsi alle cose certe e di muoversi quando ci sono documenti certi. Il costo dell'attestato varia in funzione della lunghezza della barca e della potenza installata e il costo dell'attestato e della visita è omnicomprensivo, quindi riceverete un preventivo unico per visita e attestato, come da procedura di nave, come facciamo sempre. Chi di voi ha già usufruito dei servizi di nave sa che
Questa è la nostra procedura. Cerchiamo di fornire dei preventivi chiusi, quindi senza sorprese, compresi di tutte le spese accessorie quando è possibile determinarle. Chiaramente dovesse essere necessaria una seconda visita, l'intento nostro è non caricarvi ulteriori costi. Qualora ulteriori costi fossero inevitabili, quello è evidente che sarà compito nostro notificarveli il quanto prima possibile. Quindi vi ringrazio per tutte le domande, tutti i contributi, spero che i dubbi siano stati risolti. Bene, vedo anche diversi nostri tecnici collegati, questo mi fa piacere, anche perché comunque i nostri tecnici sono le persone di cui ci fidiamo e che sono sul territorio, quindi ciascuna zona ha un tecnico di riferimento. Se non lo conoscete potete scriverci e vi mettiamo in contatto con il nostro tecnico, che è lì appunto per questa esigenza, ma anche per altre esigenze. Quindi buona giornata a tutti, ringrazio tutti gli intervenuti, anche Lorenzo Pennacchioni che è sempre la nostra prima linea con tutti i vostri dubbi, e Simone Di Bartolo che ha fatto la regia e la parte tecnica di questa cosa, e grazie a tutti e buona navigazione e buon vento a tutti.